So, Hari, you are translating? Okay. Hare Krishna, I'm very happy to be back here in Prabhupada Desh. Sono molto contento di essere qui di nuovo a Prabhupada Desh. It's always nice to be here. È sempre molto bello rincontrarvi. I'm sorry I cannot be here more often. Mi dispiace di non poter venire qui più spesso. But when I'm here, it's nice to be here. Ma in ogni caso è molto bello essere qui. Namo Vishuvadaya Krishna Prestaya bhūtale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi paśya deshatarine vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosute Tapta Kanchana Gaudangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottama Deving Saraswating Vyasa Tato Jayamudiraye Nashta Prayesha Vavadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki. We're reading from Srimad-Bhagavatam, Canto 4, Chapter 26. King Puranjana goes to the forest to hunt. Verse 17. Stiamo leggendo dallo Srimad-Bhagavatam, canto 4, capitolo 26, intitolato Il re va a caccia nella foresta, verso 17. Rāmā ūcuḥ nara-nātha na jānīmas nara-nātha na jānīmas nara-nātha na jānīmas nara-nātha na jānīmas
tvat-priyā vyavasyati. tvat-priyā vyavasyati. tvat-priyā vyavasyati. tvat-priyā vyavasyati. bhūtale niravastāre. bhūtale niravastāre. bhūtale niravastāre. bhūtale niravastāre. śayānāṁ paśya śatru-han. śayānāṁ paśya śatru-han. śayānāṁ paśya śatru-han. śayānāṁ paśya śatru-han. nara-nātha na jānīmas. nara-nātha na jānīmas. tvat-priyā vyavasyati. tvat-priyā vyavasyati. bhūtale niravastāre. bhūtale niravastāre. śayānāṁ paśya śatru-han. śayānāṁ paśya śatru-han. nara-nātha na jānīmas. tvat-priyā vyavasyati. Stare. śayānāṁ paśya śatru-han. Mataji's? nara-nātha na jānīmas. tvat-priyā vyavasyati. bhūtale niravastāre. śayānāṁ paśya śatru-han. nara-nātha na jānīmas. tvat-priyā vyavasyati. bhūtale niravastāre. śayānāṁ paśya śatru-han. Okay. How do you say? ¿Qué significa este verso? How do you say in Italian, what is the meaning of this verse? Qual è il significato di questo verso? Qual? Qual è il significato? Il significato di questo verso. Di questo verso. Ok. Rāmā ūcuḥ. Rāmā ūcuḥ. The women thus spoke. Le donne parlarono così. Nara-nātha. Nara-nātha. O king. O re. O re. Na jānīmaḥ. Na jānīmaḥ. We do not know. Noi non sappiamo. Tvat-priyā. Tvat-priyā. Your beloved. La tua amata. Vyavasyati. Vyavasyati. Why she has taken to this sort of life. Perché lei scelse di vivere così. Bhūtale. Bhūtale. Che significa? Sulla terra. Oh, you gave it away. Ah? Ah. Okay. Yes. Where else do we know that word from? Noi conosciamo questa parola, da dove viene? Bhūtale, yeah. So, on this earth, what is happening on this earth?
Quindi che cosa sta succedendo su questa terra? Chaos. But what's happening in the verse? Nama Om Vishnuvadaya Krishna Preshtaya bhūtale. Krishna Preshta bhūtale, who is dear to Krishna on this earth. So it's referring to Srila Prabhupada, who is dear to Krishna on the earth. Quindi riferimento a Srila Prabhupada che è caro a Krishna in questo mondo, su questa terra. Niravastāre. Niravastāre. Without bedding. Senza letto. 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 Śayānāṁ. Śayānāṁ. Lying down. Sdraiandosi. Paśya. Paśya. Look. Guarda. śatru-han. śatru-han. O killer of enemies. O vincitore del nemico. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. All the women address the king, O master of the citizens, we do not know why your dear wife has taken on this sort of existence. O killer of enemies, kindly look, she is lying on the ground without bedding. We cannot understand why she is acting this way. Traduzione. Tutte le donne si rivolsero al re. O signore dei cittadini, non sappiamo perché la tua cara moglie abbia deciso di vivere in questo modo. O uccisore dei nemici, guarda, si stende a terra senza letto e noi non riusciamo a capire perché agisce in questo modo. Purport. When a person is devoid of devotional service or Vishnu Bhakti, he takes to many sinful activities. King Puranjana left home, neglected his own wife, and engaged himself in killing animals. This is the position of all materialistic men. They do not care for a married, chaste wife. They take the wife only as an instrument for sense enjoyment, not as a means for devotional service. To have unrestricted sex life, the karmis work very hard. They have concluded that the best course is to have sex with any woman and simply pay the price for her as though she were a mercantile commodity. And thus they engage their energy in working very hard for such material acquisitions. Such materialistic people have lost their good intelligence. They must search out their intelligence within the heart. A person who does not have a chaste wife accepted by religious principles always has a bewildered intelligence. We can translate that much. Spiegazione. Quando una persona è privata del servizio devozionale, Vishnu Bhakti, si dedica a molte attività peccaminose. Il re Puranjana aveva lasciato la casa, aveva trascurato la moglie e si era impegnato nell'uccisione di animali. Questa è la posizione di tutti gli uomini materialisti. Non si preoccupano di una moglie casta e sposata secondo i riti religiosi, ma considerano la moglie solo come uno strumento di piacere dei sensi e non come un mezzo per il servizio devozionale. Per godere senza limiti dei rapporti sessuali, i karmi lavorano molto duramente e ne deducono che la cosa migliore sia quella di avere rapporti con qualsiasi donna, soltanto pagandone il prezzo, come se fosse un bene di consumo. Così impegnano la loro energia nel lavorare duramente per questi guadagni materiali. Questi materialisti hanno perso la loro intelligenza. Se vogliono ritrovarla, devono cercare all'interno del proprio cuore. Una persona che non ha una moglie casta, accettata secondo i principi religiosi, ha sempre l'intelligenza confusa. Confusa. Okay, there's one more paragraph. The wife of King Puranjana was lying on the ground because she was neglected by her husband. Actually, the woman must always be protected by her husband. We always speak of the goddess of fortune as being placed on the chest of Narayana. In other words, the wife must remain embraced by her husband. Thus she becomes
beloved, and well protected. Just as one saves his money and places it under his own personal protection, one should similarly protect his wife by his own personal supervision. Just as intelligence is always within the heart, so a beloved chaste wife should always have her place on the chest of a good husband. This is the proper relationship between husband and wife. A wife is therefore called ardangani, or half of the body. One cannot remain with only one leg, one hand, or only one side of the body. He must have two sides. Similarly, according to nature's way, husband and wife should live together. In the lower species of life, among birds and animals, it is seen that by nature's arrangement, the husband and wife live together. It is similarly ideal in human life for the husband and wife to live together. The home should be a place for devotional service, and the wife should be chaste and accepted by a ritualistic ceremony. In this way, one can become happy at home. La moglie del re Purangana era stesa a terra perché era stata trascurata dal marito. In realtà la donna deve essere sempre protetta dal marito. Noi parliamo spesso della dea della fortuna che rimane sempre sul petto di Narayana. In altre parole, la moglie deve rimanere tra le braccia del marito, così si sentirà amata e ben protetta. Come si mette in salvo il proprio denaro ponendolo sotto la propria personale protezione, così la moglie deve essere protetta col proprio controllo personale. Come l'intelligenza si trova sempre nel cuore, così una moglie casta e amata dovrebbe sempre trovare posto sul petto di un buon marito. Questa è la giusta relazione tra moglie e marito. La moglie è chiamata dunque Ardangani, la metà del corpo. Non si può rimanere con una sola gamba, una sola mano o metà del corpo. Bisogna avere le due metà. Similmente, secondo la legge della natura, marito e moglie devono vivere insieme. Nelle specie inferiori, tra gli uccelli e i mammiferi, vediamo che per legge di natura marito e moglie vivono insieme. Perciò anche nella vita umana la cosa ideale è che il marito e la moglie vivano insieme. La casa dovrebbe essere un luogo di servizio devozionale e la moglie deve essere casta e accettata con una cerimonia rituale. Questo è il modo di essere felici nella casa. Vivere insieme. Insieme. Rāmā ūcuḥ nara-nātha na jānīmas tvat-priyā yat vyavasyati bhūtale niravastāre śayānāṁ paśya śatru-han. All the women address the king, O master of the citizens. We do not know why your dear wife has taken on this sort of existence. O killer of enemies, kindly look. She is lying on the ground without bedding. We cannot understand why she is acting this way. Tutte le donne si rivolsero al re. O signore dei cittadini, non sappiamo perché la tua cara moglie abbia deciso di vivere in questo modo. O uccisore dei nemici, guarda, si stende a terra senza letto e noi non riusciamo a capire perché agisce in questo modo. King Puranjana is every man. Il re Purangana è tutti gli uomini. This is the idea that Narada is communicating. He's telling an allegory about every man, about the common conditioned soul. Questa era l'idea di Narada Muni, quella di raccontare un'allegoria che descrivesse tutti gli uomini, tutte le anime condizionate. By saying every man, this is including every woman. Quando dico tutti gli uomini, includo anche tutte le donne. There may be some details, differences in speaking of man or woman, but they are basically in the same condition of material mentality. Ci possono essere delle sottigliezze, delle differenze, dei dettagli quando si parla di uomini e donne, ma per quanto riguarda lo stato condizionato siamo uguali. So this is one of the Bhagavatam's cases of allegory. What is an allegory? Quindi qui siamo di fronte a un caso di allegoria nel Bhagavatam. Che cos'è un'allegoria?
It's a story, yeah, it's a specific kind of a story. È una storia, un tipo specifico di storia. An allegory is an extended analogy. It's a series of symbols. Un'allegoria è un'analogia estesa, è una serie di simboli. Where usually concepts take on personalities. Di solito sono concetti che riguardano delle personalità, che assumono delle personalità. Yeah. One example of an allegory from later Gaudiya Vaishnava tradition is the drama by Kavi Karnapura. Uno degli esempi di allegoria della tradizione degli ultimi Gaudiya Vaishnava è il teatro, la rappresentazione teatrale di Kavi Karnapura. He just took your Bhagavatam away. What if we need it again? Anyway. Yes, the Chaitanya Chandrodaya Nataka of Kavi Karnapura is an allegory. Quindi la Chaitanya Chandrodaya Nataka è proprio un'allegoria. Yes, in the beginning of the Chaitanya Chandrodaya Nataka are two personalities speaking. One is the person of the age of Kali. Allora, in questa allegoria all'inizio ci sono due personalità che parlano, una è la personificazione dell'era di Kali, and the other is the personality of irreligion. E l'altro è la personificazione della irreligione. And they're discussing about the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. E discutono dell'apparizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Sri Chaitanya and I forget which one, Kali or irreligion is very worried. E non mi ricordo chi dei due, ma è o Kali o la non religione, l'irreligione è molto preoccupata. Very worried that with Lord Chaitanya coming, the power of Kali will be reduced or will be eliminated. Che quindi arrivando Sri Chaitanya Mahaprabhu il potere di Kali sarebbe stato molto ridotto. So they discuss about that, and one reassures the other that everything will be all right. E loro discutono di questa cosa qui, però ognuno rassicura l'altro, dai, non preoccuparti, andrà tutto bene. And there are other personalities in the drama. Bhakti appears, I believe, and friendship, and they have a conversation. E ci sono anche altre personalità che in questa rappresentazione, per esempio c'è la Bhakti e c'è anche l'amicizia che discutono, hanno una discussione. So in a similar way, we have here an allegory in which the personification of material mentality, Puranjana, is there, and he is going to the forest, which represents the place of material activity. E anche qui abbiamo la stessa situazione, l'allegoria, abbiamo il re Puranjana che rappresenta la mentalità materiale, e lui va nella foresta e la foresta sta a indicare proprio il luogo dove si compiono le attività materiali. And he has a wife, and who does the wife represent? E lui ha una moglie, e che cosa rappresenta la moglie? Or what does the wife represent? Intelligence. L'intelligenza. Yes. So now I have a question for the male householders. Adesso ho una domanda per i maschietti che sono sposati. So is this an appropriate analogy that the wife is the intelligence? Quindi è un'analogia appropriata questa, che la moglie è l'intelligenza? You better say yes, otherwise you're in trouble. Dovete dire di sì, se no avrete problemi.
But yes, it's true, isn't it? The wife is having so much wisdom about what to do, what not to do, where the husband may sometimes not be thinking what is to be done, what is not to be done. Sì, infatti in effetti è vero, spesso le mogli hanno più la percezione di che cosa deve essere fatto, che cosa non deve essere fatto, magari alle volte gli uomini, i maschi non ci pensano tanto a queste cose qui, quindi è giusta l'analogia. And here King Puranjana is doing what is not to be done. E qui il re Puranjana sta facendo ciò che non dovrebbe essere fatto. He has gone to the forest. It's explained in the beginning of the chapter, despite his attachment to his wife, he leaves her to go to the forest, and there, what does he do? He hunts, he kills so many animals. E lui, nonostante voglia bene a sua moglie, la lascia per andare nella foresta a uccidere tanti animali. And this is one of the Bhagavatam's way of characterizing material existence. E questo è uno dei modi che ha lo Srimad-Bhagavatam per caratterizzare l'esistenza materiale. What do materialists do? They act in violent ways. Cosa fanno i materialisti? Agiscono in modi violenti. When I was a child, we sometimes, kind of rarely, but sometimes my family would go to visit my grandparents. E quando ero un bambino, a volte, non tanto spesso, ma con i miei genitori andavo a visitare i miei nonni. And my grandfather had some hunting rifles. He had them in a glass case. E mio nonno aveva dei fucili da caccia in una vetrina di vetro. And I remember feeling kind of shocked when I first saw this. As I was a small boy and I wandered into his office room. E mi ricordo che da piccolo bambino rimasi abbastanza scioccato la prima volta che ho visto questi fucili nel suo ufficio. Of course, I don't know, of course, but I had been seeing so much television as a small child, and there it was cowboys and Indians, and everyone is shooting everyone. Quindi quando ero un bambino avevo visto anche un bel po' di televisione, quindi avevo visto le battaglie tra indiani e americani, che combattevano i cowboy. Cowboys and Indians, so-called Indians. We always called them Indians. They weren't Indians, they were Native Americans. Li chiamiamo indiani, però in realtà non sono indiani, sono nativi americani. But it was understood that's all kind of make-believe. It's not real. It's just, it's just some television show. Ma insomma, chiaramente lì si sapeva che era solo uno show televisivo, non era veramente reale. But seeing my grandfather's rifles, I think he had 4 of them in a nice wooden and glass cabinet, it was somehow very frightening. Ma invece vedendo nella realtà questi fucili di mio nonno aveva una vetrina di legno e vetro, ero abbastanza spaventato. It gave me a different perspective on the character of my grandfather. Mi ha dato una diversa prospettiva del carattere di mio nonno. So King Puranjana is this typical materialist who's doing what typical materialists do. They go out and unnecessarily they harm other living beings. Quindi qui c'è il re Puranjana che è la personificazione delle persone materialiste che fa quello che fanno le persone materialiste in genere, cioè se ne vanno in giro a dar fastidio come si può dire? Sì, a dar fastidio senza necessità agli altri, però non è dar fastidio, è proprio, come si può dire, nuocere agli altri senza necessità. In recent years in England, they passed a law
to make it illegal to hunt foxes. E recentemente in Inghilterra hanno fatto una legge che ha reso illegale cacciare la volpe. But just a few weeks ago, they had an election, and the Prime Minister was re-elected. Ma poco tempo fa, recentemente, è stato rieletto un primo ministro. And one of his pronouncements as the new Prime Minister was, we're going to bring up this subject again for debate, because he's in favor, let there be fox hunting. Lui ha detto che uno dei suoi punti, insomma, della sua campagna era quella di dire adesso riprenderemo di nuovo a discutere, a dibattere sull'argomento della legge che ha vietato la caccia alla volpe, perché lui ovviamente è favorevole e quindi se ne vuole riparlare. And the main argument, as far as I can tell, in favor of fox hunting is, it is our culture. L'argomento principale, per quanto io ne sappia, che è per essere a favore della caccia alla volpe è la nostra cultura. You know, you can make excuses for anything by saying it's our culture. Alla fine puoi dire puoi aderire a qualsiasi cosa. Sì, puoi trovare delle scuse in qualsiasi modo, basta che tiri fuori questa qui, è la nostra cultura e va sempre bene. Another aspect of what has become, unfortunately, our culture is animal experimentation. Un altro aspetto di quello che purtroppo è diventato anche questo, tra virgolette, la nostra cultura è gli esperimenti sugli animali. I'm involved in one small research institute in Oxford called the Oxford Center for Animal Ethics. E io sto in un piccolo gruppo di ricerca a Oxford che si chiama Centro per la etica nei confronti degli animali. Ethics? Animal Ethics? Animal Ethics. Sì. Ethics in relation to animals. Sì, dell'etica in relazione agli animali. And they organize a conference every year, and this year, coming next month, the subject will be animal experimentation. Ogni anno si fa una conferenza, arriverà proprio il prossimo mese, e quest'anno l'argomento sarà proprio l'esperimentazione animale. And I've been invited to give a paper, a presentation on this subject, so I'm in the process of preparing that. E quindi sono stato invitato proprio per parlare su questo argomento, e quindi sto proprio preparando una lezione, un contributo per questa conferenza. Basically my theme is just going to be a kind of overview of ideas from Indian tradition that may be relevant to this subject. Quindi la mia idea basicamente è quella di presentare una panoramica di quali sono i punti di vista della filosofia vedica indiana che possono essere rilevanti per questo argomento. And the title of my lecture is going to be Burning Hanuman's Tail. E il titolo della mia presentazione sarà bruciare la coda di Hanuman. We all know what happened when Ravana lit Hanuman's tail on fire. Noi tutti sappiamo che cos'è successo quando Ravana ha bruciato la coda di Hanuman. Hanuman took it as an opportunity Hanuman l'ha presa come un'opportunità to burn down Lanka. per bruciare completamente Lanka. So I'm going to use this as a kind of analogy for what people are ignorantly doing. They are imposing unnecessary pain and suffering on animals
And of course, there is the law of karma, which means all of this comes back. Io userò questo esempio della storia di Ravana e Hanuman proprio per parlare di questo argomento, per mostrare che questo modo ignorante di sperimentare sugli animali, di creare sofferenza innecessaria agli animali è autodistruttivo, perché c'è la legge del karma e prima o poi tutto questo tornerà indietro. There's an estimated 115 million animals being used for experimentation per year in the world. C'è una stima che ci sono 115 milioni di animali every year, ogni anno, utilizzati per gli esperimenti. That's considered a conservative estimate. E questa è considerata una stima conservativa. Because many countries don't have any statistics, they don't tell you what they're doing. Perché molti paesi nemmeno hanno una statistica, oppure non ti dicono quali sono questi numeri. But the extent of animal experimentation, as I said, it's become part of our culture. We think it's all right. Ma è difficile dire quanto è estesa questa sperimentazione sugli animali. Il punto è che è diventata parte della nostra cultura, per noi ormai è normale. And the general reason given as a justification is that by the knowledge that is gained by such experiments, so many human beings are helped or even their lives are saved. E uno degli argomenti che viene usato in favore della sperimentazione animale è proprio il fatto che con le informazioni che si ricavano da questi esperimenti è possibile poi aiutare gli esseri umani o perfino a salvare la vita. The logic is sometimes put in a gross term. They say it like this. Which would you choose, your child or your dog? La logica in termini molto così grossolani, diretti, è questa: chi scegli, il tuo cane o il tuo figlio? So, what would you say? Quindi cosa direste voi? Yeah, you want to save your child, therefore kill the dog. Quindi sì, ovvio, no? Diresti, chiaro, salverò il mio figlio, per cui uccideresti il cane. But this is what's called a false dichotomy. Ma questa è quella che viene generalmente chiamata una dicotomia falsa. It's based on the idea that it's either one or the other. È basata sull'idea che o è uno o è l'altro. But this is not the reality. The reality is that you are, by making that choice, definitely killing the dog, ma non è not definitely killing the child. It's not one or the other. Ma non è proprio così la dicotomia. Il punto è qui che tu sicuramente stai uccidendo l'animale e sicuramente non è sicuro che stai uccidendo il bambino. Non so se hai capito. Hai capito? Yeah, so you're taking animals, they'll definitely be killed either during or after the experiment. Cioè è ovvio che gli animali, quando viene fatta l'esperimentazione, poi muoiono veramente. Whether or not you will gain some knowledge from that experiment which is going to help the child is an open question. Sia che le informazioni che tu ricevi da questi esperimenti veramente salvino o no la vita di qualcuno. Questo è un punto di domanda. Mentre è sicuro che l'animale è morto. And it turns out that it's more likely that the knowledge that's gotten from those experiments is not going to help.
E invece poi si va a scoprire che molto probabilmente le informazioni che si ricavano da questi esperimenti sono poco utili o inutili. This information is coming now from scientific sources where they are recognizing that animal experiments do not necessarily tell us anything that's going to help medical science for human beings. E questo viene da considerazioni scientifiche, da ricerche scientifiche che dicono che le ricerche fatte sugli animali non è che necessariamente offrono informazioni utili per la medicina che poi va fatta sugli esseri umani. There's a statistic that from the drugs which are being prepared to come on the market, new kinds of medicines, they go through many series of experiments with animals, animal testing. C'è una statistica che dice che ci sono un sacco di nuovi farmaci che vengono messi in commercio solo dopo aver fatto molti esperimenti sugli animali. And of those that pass through all of the animal experiments, of those medicines that, pass, they succeed to go through all these animal experiments to say, oh, this could be a good medicine. E tra le medicine che hanno superato tutti i test, che quindi hanno superato tutti i test, che quindi sono adatti alla vendita. These are called preclinical tests. Clinical means where they are used for human beings. So preclinical implies usually using animals. Quelli si chiamano i test preclinici. I test clinici sono quelli che vengono fatti sull'essere umano e i preclinici, quindi quando si dice preclinico vuol dire che è fatto sugli animali. So 92% of those medicines which have passed all these tests do not pass the tests of human beings and then go on the market. Quindi, so only 8% make it. Quindi il 92% di tutti i farmaci che hanno passato i test animali non passano poi i test clinici sull'essere umano, quindi solo l'8% supera. So they're doing all these animal experiments, but they don't actually mean much of anything. Quindi noi facciamo tutti questi esperimenti animali, ma alla fine non è che servono così tanto. Now there is a sense in our culture that this is not really a good thing. There are people who understand this. Ma ci sono però delle persone che capiscono che questo tipo di attività non è una bella cosa. There was an event in England in 1903 called the Brown Dog Affair. C'è stato un evento in Inghilterra nel 1903 nel 1903 che si chiamava l'evento del cane nero. So there was a physiologist, he was a medical professor, and he was giving lectures in which he was taking live dogs. Apparently he was giving them anesthesia, but he was keeping them alive and he was cutting them open to make some sort of demonstrations for his students. C'era un medico che faceva queste dimostrazioni in cui prendeva i cani, li anestetizzava e poi li apriva per fare delle dimostrazioni ai suoi studenti. And someone was not happy about this and they voiced public criticism of this professor. E a qualcuno ovviamente questa cosa non piaceva e è cominciato a passare voci critiche riguardo a questo professore. And there was an investigation, there was a trial, and he was free. He was declared innocent. E ci fu un'investigazione, ci fu anche un processo, ma lui fu dichiarato non colpevole.
But people didn't forget this story, and the discussion kept going. And 4 years later, there was a riot in London on this subject, a riot in the streets. Ah, ok, una dimostrazione, sì, ho capito. Però la cosa non è che la gente se l'era dimenticata di quello che faceva il professore. Quindi 4 anni dopo ci fu una manifestazione pubblica, una protesta pubblica sulle strade di Londra. There were two sides. There were the medical students, and on the other side there were what were called radicals, and these were mainly feminists. Feminist? Medical students, feminist radicals. Cosa vuol dire Feminist. Feminista. Ah, radicali femminista. Femminista. Non ho capito cosa c'entrano le due cose. Allora c'era due fazioni, da una parte gli studenti del professore e dall'altro femministe radicali. And the focus of this riot was a statue. In one town square, they had made a statue of a brown dog, and it was in memory of the victims of this kind of activity. E tutta questa manifestazione era concentrata in una piazza in cui avevano posizionato la statua di un cane nero, proprio in memoria di tutte le vittime del professore. Okay, 3 years later, 1910, the city council of that part of London decided we will remove this statue of the dog, and we'll do it in the night when no one's watching. Quindi 3 anni dopo, quindi nel 1910, il sindaco della città ha deciso di rimuovere la statua del cane nero e avevano deciso di farlo durante la notte, quando nessuno avrebbe visto. So somehow the controversy simmered down, it settled down. Quindi in qualche modo questa controversia pian pianino si è smorzata. But in 1985, a new dog statue was established at that place. Ma nel 1985 una nuova statua di cane nero è stata messa in quel posto. And there's an inscription. I haven't personally seen, but there's an inscription under the dog telling about this whole story. E c'è un'iscrizione, io non l'ho vista personalmente, ma c'è un'iscrizione in questa statua del cane nero in cui si racconta la storia. There's a little poem which is lamenting the misuse of animals. E c'è un po' una poesia che in qualche modo è un lamento per l'uso sbagliato degli animali. And then it says, and I quote, "Animal experimentation is one of the greatest moral issues of our time." E dice, questa iscrizione dice, gli esperimenti animali sono la più grande questione morale dei nostri tempi. And should have no place in civilized society. E non dovrebbe avere nessun posto, non ci dovrebbe essere in una società umana civile. In 1903, there were 19,084 animals who suffered and died in British laboratories. Nel 1903 ci furono 19.084 animali che hanno sofferto nei laboratori inglesi. During 1984, 3.5 million animals suffered in British Nel laboratories. 1984 3 milioni e mezzo circa di animali invece hanno sofferto nei laboratori. So the point here is that indeed there are people who have this kind of awareness. This cannot be right.
Quindi il punto qui è che ci sono delle persone che hanno questo tipo di consapevolezza, una cosa del genere non è corretta. And this is what the Bhagavatam is also saying. E questa è la stessa cosa che sta dicendo anche il Bhagavatam. This cannot be right. Non può essere giusta questa cosa. We have also the story in the Chaitanya Charitamrita. Narada meets a hunter who is half killing animals. Abbiamo anche la storia nella Chaitanya Charitamrita in cui Narada incontra un cacciatore che uccide a metà gli animali. And what does Narada tell what does he suggest to the hunter? E cosa suggerisce Narada al cacciatore? Kill them all away. Yes, don't half kill them, don't make them suffer in that way. Kill Gli them all dice away. uccidili direttamente, non ucciderli a metà e farli soffrire. Okay, you're a hunter, so hunters kill animals, all right. But of course we know then the story is that Mrigari, the enemy of the Mrigas, by his association with Narada understands the madness of either killing or causing suffering to animals unnecessarily. Quindi Narada appunto gli dice piuttosto che farli soffrire così, sei un cacciatore, il tuo mestiere è cacciare, ma almeno uccidili subito senza farli soffrire. Naturalmente noi sappiamo che poi Mrigari, che significa il nemico di Mriga, lui con l'associazione di Narada Muni capisce che in realtà è sbagliato sia uccidere che far soffrire gli animali. Narada is trying to make the same point here to King Prachina Barhishat by using this allegory. E Narada qui sta cercando di fare la stessa cosa con re Prachina Barhishat usando questa allegoria. Well, I didn't really get to the point of the particular verse. Non sono arrivato proprio al punto di questo particolare verso ancora. I'll just mention that it reminds me of a similar situation famously described in the Ramayana. Ho solo menzionato che questa mi ricorda una situazione molto simile del Ramayana. A certain woman is lying on the floor, and who is that woman? C'è una donna che è stesa without bedding. Una donna che è stesa a terra senza letto. Chi è quella donna? Kaikeyi. And why is she doing this? È Kaikeyi. E perché lo faceva? Because she wants something. Perché lei vuole qualcosa. Anyway, here it's the other way around. Prabhupada is explaining that men, again materialistic men, they typically regard their wife as commodity. E qui però Srila Prabhupada spiega appunto, qui si sta facendo il punto opposto rispetto a quello di Kaikeyi, e qui Srila Prabhupada spiega che normalmente l'uomo, il capofamiglia materialista, considera la moglie come un bene materiale, come una cosa da sfruttare. Yeah, and considering any other person instrumentally is the opposite of the most essential principle of Krishna consciousness, which is that living beings are ends in themselves. You know, that not a means. So we Not a means, but an end in themselves, okay. Intrinsically valuable. Quindi considerare le altre persone come degli strumenti per la nostra soddisfazione è esattamente l'opposto della coscienza di Krishna. Quindi le altre persone non sono mezzi, ma sono fini a se stessi in senso ontologico proprio. And this brings us back to the point of dealing with animals, animal experimentation. All of this is going on because of seeing animals as instrumental to human happiness.
E questo ci porta di nuovo al punto della sperimentazione animale, perché tutta questa cosa qui viene fuori perché noi pensiamo che gli animali sono, c'è una parola italiana migliore di strumenti, si dice no, c'è un modo in italiano migliore di questo, ma adesso non mi viene, cioè che gli animali sono strumentali per l'uomo, così sarebbe giusto. And this is all tied together with the idea of ownership. E questo anche è ovviamente legato anche all'idea del possesso. People have animals and they say these animals are mine. I own them. There's buying and selling. E la gente per esempio ha degli animali, li comprano, li vendono, pensano di possedere l'animale. Take one step from animals and you have the buying and selling of human beings, and that's called slavery. E fai un altro passetto più avanti e cominci a comprare e vendere gli esseri umani, lo schiavismo. Which, we usually say slavery was sort of banned so many decades or a century ago, whatever, but actually there's so much slavery going on in the world today. Noi pensiamo, diciamo sì, ma la schiavitù è stata già bandita un secolo fa, che ne so adesso quanto, già tanto tempo fa, ma in realtà oggi c'è molta schiavitù in giro. And Schiavismo più che schiavitù. And go one step further with the idea of commodification and the relation men and women, male, female, ends up being very much the same thing, a matter of ownership. E se facciamo un altro passo avanti nella relazione tra uomo e donna, se facciamo un altro passo avanti vabbè, è difficile dire in italiano questo. So of course, commodification vuol dire questa cosa di usare per il nostro benessere. Di rendere, sì, però bisogna renderlo come un verbo, di rendere tutte queste cose come un oggetto di consumo, alla fine anche nella relazione tra uomo e donna diventa così. So of course we understand, we cut through all of these misunderstandings by recognizing that there is one owner of all beings, and that is the Supreme Person, the Supreme Lord. E noi possiamo completamente tagliare fuori tutti questi discorsi e questi ragionamenti comprendendo che c'è solo una persona che è il proprietario di tutti gli esseri viventi, e questa è la persona suprema. And that Supreme Person does not do what we tend to do. He does not exploit, he does not consider himself the owner. E questa persona suprema, che è veramente quello che possiede tutto, non fa quello che facciamo noi, ovvero non sfrutta gli altri, e perfino lui stesso non si considera il proprietario degli altri. Rather, he gives us all freedom. Anzi, lui ci dà tutta la libertà. And specifically gives us freedom to choose to serve him, to engage in devotional service. E nello specifico anche ci dà la possibilità di scegliere di servirlo, di amarlo nel servizio devozionale. As of course Hanuman does when he meets Lord Rama, he sees himself as the servant of Rama, and he gives himself entirely for the mission of Lord Rama. Così come ha fatto Hanuman quando ha incontrato il Signore Rama, lo ha riconosciuto e ha dato tutta la sua vita per servire Rama nella sua missione. And because he sees himself in that way, he receives all power to serve the Lord. E proprio perché Hanuman aveva quella visione, ha visto Rama in quel modo, lui ha ricevuto tutti i poteri per servirlo nel modo migliore. There's a nice story that as the
as the monkey army were all sitting and standing around on the seashore. Across the sea is Lanka, and they're all wondering. They understand that Sita must be there, but how can anyone go there? And they're wondering, they're scratching there. E c'è la storia proprio molto interessante in cui c'è tutta l'armata delle scimmie che stanno sulla riva dell'oceano guardando verso Lanka, capiscono che di là c'è Sita, ma si mettono a pensare come facciamo ad arrivare là. And there are also some bears, including Jambavan. E ci sono anche degli orsi, c'è anche Jambavan. Jambavan is very old. He's a couple of million years old. Jambavan è un po' vecchiotto, ha 2 milioni di anni. And he has very good memory. E lui ha una buona memoria. And he says, when I was young, I would have been able to jump across, but alas, I'm older now, I can't do it. E lui dice, quando ero giovane sarei stato capace di fare un salto e attraversare, arrivare fino all'Anca, ma adesso sono vecchio e non ce la faccio più. And different monkeys are kind of testing themselves, and they're jumping up and down and, saying, well, I could do it. No, maybe not. E molte scimmie si mettono alla prova, cominciano a saltare, dicono, forse lo posso fare, forse no. All this is going on, and Hanuman is sitting in a corner, and he's just kind of sulking. Mentre tutto questo va avanti, Hanuman è seduto ad un angolo e sta sulking, cosa vuol dire? Sulk. Lamenting. E si sta un po' lamentando, imbronciato, sì. And Jambavan goes to him and says, Hanuman, you can do this. Who is going? Jambavan va verso Hanuman e gli dice, Hanuman, tu lo puoi fare questo. Well, what do you mean? Yes, I know you have the power to jump to Lanka. E Hanuman dice, ma cosa stai dicendo? No, io so che tu hai il potere per saltare fino all'Anca. You have forgotten that you have this power, but you have this power. Ti sei dimenticato di avere questo potere, ma tu ce l'hai. Because Hanuman had been cursed. He had so many powers, and then he was cursed to forget his powers. Hanuman aveva tanti poteri, ma lui fu maledetto a dimenticare i suoi poteri. But Jambavan reminds him of his power. Ma Jambavan gli ricorda i suoi poteri. And because of that reminder, Hanuman becomes again empowered, and so, as we know, he's able to jump. E proprio perché si è ricordato, per questo evento in cui Jambavan l'ha ricordato, lui ha acquisito tutti questi poteri e ha potuto fare quello che ha fatto. So actually, Jambavan's role is extremely significant. In realtà il ruolo di Jambavan è molto significativo. He is, we could say, a kind of ideal educator. Lui è in qualche modo l'insegnante ideale. In English, which I think comes from Latin. Yeah, it's also in Italian. Educere. Educere. Yeah. As I understand it, as something, it's about pointing back or showing what's already there. Sì. Che educare significa semplicemente far uscire quello che già c'è. Yeah. So our society, our movement is actually an educational society. E il nostro movimento, in realtà la nostra associazione è proprio una associazione dell'educare. And it is our task to become ourselves educated and educate others in spiritual life. Ed è proprio il nostro compito quello di diventare noi stessi, tra virgolette, educati ed educare gli altri, nel senso di that means empowering people to do what is right and to not do what is wrong. E questo significa potenziare le persone a fare ciò che è giusto e non fare ciò che è sbagliato. Hare Krishna. Grantaraj Srimad-Bhagavatam Ki Jai. Hare Krishna. Is there any further
point we should discuss? Ci sono altri punti che volete che discutiamo? Nowadays there are always more and more people who are becoming aware of the rights of the animals. Yeah. But it is paradoxical how religious people are the last who are understanding Yeah. the importance of this point. So-called religious people. La mia domanda è che ci sono sempre più persone laiche che stanno comprendendo l'importanza di rispettare la verità, perché paradossalmente molti religiosi sono più utili che capiscono Yes. l'importanza di questa etica. Well, one person you can thank or curse, depending how you feel, for that is Thomas Aquinas. È una persona che tu puoi ringraziare o maledire, dipende da come la vedi, è Tommaso d'Aquino. Roman Catholic theology has, since the 13th century, been referring very, very much to the writings of St. Thomas Aquinas. La teologia cristiana fin dal XIII secolo si è sempre molto riferita alla teologia di Tommaso d'Aquino. Aquinas was inspired largely by the non-Christian Aristotle. Tommaso d'Aquino è stato abbastanza ispirato dal non cristiano Aristotele, And agreeing with Aristotle that animals are irrational, Aquinas said, therefore, you cannot have a relationship with an animal of friendship. Lui era d'accordo con Aristotele che diceva che gli animali sono irrazionali, per cui essendo irrazionali non puoi avere una relazione con gli animali. And therefore animals are not deserving of justice. E quindi gli animali non meritano la giustizia. Yeah, the idea of animal rights, in other words, is completely rejected by Aquinas. Quindi l'idea dei diritti degli animali è completamente rigettata da Tommaso d'Aquino. Yeah, so much of this goes back to Aquinas. Quindi molto di questo arriva da lì proprio. I had a professor who was a Dominican priest when I was doing my master's studies. Quando ho fatto i miei studi master all'università avevo un professore che era un domenicano, un prete domenicano. I was studying under him a course in European medieval philosophy. European? Medical? Medieval. La filosofia medievale dell'Europa, stavo studiando con lui. Actually, no, it was a different course I did with him. It was a seminar on ideas of land, of how humans relate to the land. In realtà era un altro seminario, era un altro corso, era un seminario in cui si parlava di come gli uomini si relazionano con la terra. And for my term essay, my term paper, I wrote about animals, animal protection, and the Indian means Hindu, Jain, and Buddhist concepts of ahimsa, and I related all this together with concepts of land. E come tesi per questo esame avevo preparato una dissertazione sulla protezione degli animali, portando alcuni concetti dell'India, ma inteso come jainismo, buddismo e induismo, sulla ahimsa, della non violenza. So basically I was arguing for, changing human beings changing their dietary habits to become vegetarian. Quindi in qualche modo io proponevo che
l'uomo potrebbe cambiare le sue abitudini alimentari diventando vegetariano. If for no other reason than that it is economically sensible considering the population increase and the amount of land needed to produce food in the form of meat as opposed to vegetable. Anche portando l'argomento che c'è bisogno di molta terra per fare la carne da dare da mangiare alle persone, e con l'incremento della popolazione mondiale questo diventerà insostenibile. So in my courses in that institution, I was getting all A's, top marks. I was getting A. Per questa per questa dissertazione ho ottenuto il massimo dei voti. But this professor gave me a B+. Allora io di solito ero abituato ad avere il massimo dei voti in tutti i miei esami, ma questo professore mi diede B+, che vuol dire un po' meno, insomma. Meno. And his note was, he said something like, well, that's all very good, but Thomas Aquinas said, e lui ha detto una cosa del genere. What Thomas Aquinas said. For him, that was the final conclusion. E lui ha detto sì, tutto molto bello, perfetto, ma Tommaso d'Aquino ha detto che puntini puntini. Per lui era così, il discorso è chiuso. These people at this center where I'm speaking of the Oxford Center for Animal Ethics, they're very open about this. They say, the Christians, and these people are Christians, most of them, the Christians have been the most backward when it comes to animal ethics. E questa associazione, questo gruppo di cui parlavamo all'inizio sull'etica animale, sulla protezione degli animali, loro la maggior parte sono cristiani, però loro stessi sono molto aperti su questo punto, dicono che i cristiani sono i più retrogradi quando si parla di etica sugli animali. Yeah. Yes. No, dovevi fare tu una domanda? So she's asking that many spiritual masters and devotees now they are becoming vegan, but we are offering to the subject, but we are offering dairy products so it's something like offering some violence, and you know the topic. Yes, I know that topic. Now I'm going to get into trouble. You can have seminar tonight on that subject. This is called the hot seat, Questa si chiama il seggio caldo, dove sta? There was a whole discussion about this, was it 2 years ago in ISKCON Communications Europe? C'è stata una discussione molto approfondita 2 anni fa su questo argomento nel ISKCON Communication europeo. And probably Guru Charan Prabhu can remember better than I can. E probabilmente Guru Charan Prabhu può sapere meglio, può ricordare meglio di me quello che si era detto. Were you there? Yeah. C'eri? Sì. Yeah. As I remember, I wasn't present for those discussions, but the basic idea was there should be steps taken to come to the point where all dairy products that are offered from cows which are protected. E l'idea ovviamente di base è quella che bisogna fare dei passi affinché il più possibile
i latticini che vengono offerti alle divinità provengano da mucche protette. So at least, if we can start thinking and working in that direction, at least we're going in the right direction. Quindi se noi cominciamo a pensare e a fare azioni in quella direzione, penso che poi si andrà in quella direzione. Somehow we find that it's not so easy to protect cows. Chiaramente abbiamo visto che non è così facile, abbiamo scoperto che non è così facile proteggere la mucca. Isn't it? So, such a challenge. Lo sapete, no? Non è proprio una sfida. We need to create a culture in which we actually feel this is essential, and then it will happen. Dobbiamo creare una cultura nella quale si sente che questo si capisce, tutti capiscono che questo è essenziale e così succederà. On the positive side, we can say at least we're talking about it. Dal lato positivo è che almeno ne stiamo parlando. But some will say, how long do we go on talking about it and not doing it? Qualcuno dirà, ma per quanto tempo continueremo a parlare e invece di fare qualcosa? Yeah. I'm personally, since almost 3 years, following a vegan diet by doctor's orders, so it's more medical. Io personalmente seguo una dieta vegana ormai da 3 anni, ma questo perché me l'hanno detto i dottori, per una questione Because it was explained to me, and di salute. I thought it's reasonable that when the body gets older, then the benefits from milk are overpowered by the disadvantages. The body has more and more difficulty to deal with. Perché mi hanno spiegato che mi sembra che sia ragionevole che con l'avanzare dell'età i benefici che si ottengono dal latte sono inferiori rispetto alle difficoltà che crea il corpo. So there's no kind of simple and happy answer to this subject as far as I see. Quindi per quanto io ne sappia non c'è una risposta semplice e facile per questo punto. I think we each have to make our own individual decisions what we do. Penso che ognuno di noi deve prendere le sue decisioni individualmente. And it would be nice if we could just have, as Prabhupada describes, families, husband, wife, and children and a cow. Sarebbe bello se, come diceva Prabhupada, se le famiglie potessero avere moglie, marito, i figli e la mucca. And it seems to me that that's how it works. One thing is we still think in institutional terms of the society of so many devotees, and then we have cows and we protect them. But perhaps what's missing is this sense of the cow being a member of the family. Ma noi abbiamo sempre questa tendenza a pensare in modo istituzionale, no? Che c'è in qualche luogo dove ci sono le mucche che vengono protette, si produce il latte, eccetera, eccetera, ma invece forse bisogna pensare anche in altri termini, come spiegava appunto Prabhupada, in cui la mucca diventa membro della famiglia, di una famiglia. Because when you have a sense that an animal is a member of the family, then that makes everything clear. Perché così quando hai il senso che un animale è un membro della famiglia, allora tutto diventa più chiaro. And people in general understand this very much when it comes to dogs and cats. Ma questo la gente, per esempio, lo capisce molto bene quando si parla di cani e gatti. If we say, have a cow as a member of your family. Se diciamo prenditi una mucca come membro della tua famiglia, uno rimane colpito. It used to be like that, yeah, people, yeah. Una volta era così. Okay.
So this evening, we want to come together. All of you are welcome, and we'll I want to do two things. Questa sera voglio fare due cose, se volete venire. This evening, next evening, and Saturday evening. Le prossime 3 sere. One is that we sing together some songs of Bhaktivinoda Thakur's particular songbook Sharanagati. E una è che voglio cantare insieme a voi alcune canzoni di Bhaktivinoda Thakur da Sharanagati. And we want to discuss those songs a little bit. E voglio discutere con voi di queste canzoni un po'. And I want to discuss with you, and I hope it'll be discussion, not just one way, the subject of devotee community. E vorrei proprio che ci fosse una discussione insieme a voi. Mi piacerebbe che non fosse solo che io parlo, ma che ne discutiamo insieme sul il concetto di comunità dei devoti. I'm sure you've had lots of such discussion, but we'll do some more, and perhaps some ideas may come which will be something you haven't thought of. Thought in a different way. Penso che avete già molte volte discusso di questo argomento, però spero che appunto in queste 3 serate riusciremo a tirar fuori qualche idea che magari può aiutare. Is that okay? Va bene così? Allora, io avevo prima una considerazione molto breve da fare e poi una domanda. A comment and then a question. Oh, okay. Okay, la considerazione riguarda quello che si diceva dell'arte, no? Della vita, perché mi sono occupato per un certo periodo di agricoltura di Prabhupada Desh, ho partecipato a degli incontri europei. First is on cows, because I was involved in agriculture here in Prabhupada Desh, and so I went to some meetings on this topic. Una cosa che diceva Shyama-Sundara Prabhu, che è responsabile, e che poi ha definito in una frase Sivarama, è che prima di pensare di proteggere il mucchio bisogna pensare di proteggere chi protegge il mucchio. And the point of Shyama-Sundara Prabhu, that was the main responsible for this project, was summarized in saying before thinking of protecting the cows, we have to think how to protect the ones who protect the cows. Questa è la considerazione. And this is the consideration, the comment. La domanda invece era legata ad un servizio che ho visto di recente in televisione. A question on a television, come si dice, program I saw recently. Riescono a riprodurre la carne con le cellule staminali. That they are able to produce meat with stamina cells. You know that? Is Stem correct? cells. Stem cells, yeah. Ah. E volevo chiedere se questo potrebbe sostituire il fatto di uccidere degli animali e dal punto di vista carne queste conseguenze ha. And so the question is, do you think this can substitute the killing of animals? And what about dal punto di vista karmico? What about the karmic point of view of this? Oh, this is the hot seat again. Di nuovo questo è diventato una sedia calda. I think for devotees, this is all just part of an effort to perpetuate, attachment to material existence. Io penso che per i devoti questo non sia nient'altro che un modo per perpetuare l'attaccamento alla materia. Of course, if the basis of such activity is to reduce or eliminate the killing of cows, we could say that's possibly a step in the right direction.
Naturalmente se questa cosa qui va veramente, effettivamente ridurrà l'uccisione della mucca, allora possiamo in qualche modo dire che è un passo nella direzione corretta. But I doubt if any devotees would conclude, oh, okay, this is not killing of animals, so we could offer this to Krishna. Ma dubito che qualche devoto penserà, ah ok, questo non viene dall'uccisione degli animali, quindi possiamo offrirlo a Krishna. I don't think so. Non penso. No. So, of course, our understanding is that what matters is that one chooses to eat only what's been offered to the Lord. E noi capiamo che il punto importante è che noi mangiamo solo quello che viene offerto al Signore. And we want to bring the society to that understanding. However remote this may seem to be for most people, that's our aim. E noi, il nostro compito è quello proprio di portare le persone a quel tipo di comprensione, anche se adesso ci sembra completamente fuori dalle possibilità, il nostro mira è quella. One thing would have to be investigated, this process of, making a substitute. How much energy is required to make that? Uno dei punti che bisognerebbe verificare è, per esempio, questo processo per fare questa roba qua che stai dicendo. Di quanta energia ha bisogno? What is the cost to the environment for producing that? Quanto costa l'ambiente per produrre quella cosa? I don't know, but I suspect that it may be very high. Non lo so, però ho il sospetto che potrebbe essere molto elevato questo costo. Because that's kind of how material nature works. You get some substitute, but then there's some price for that. Perché questo è un po' come funziona la natura. Tu fai un sostituto, ma c'è un prezzo per quello. They make these hybrid cars now. Adesso fanno le auto ibride. Electric and petrol. Elettriche e a benzina. And you're driving thinking, I'm saving so much the environment. E tu le guidi e pensi, sto risparmiando l'ambiente. But the cost to the environment of producing that car is just the same as it was, maybe even more, of producing the regular automobile. Ma il costo di produrre quelle macchine è tanto quanto il costo delle macchine normali, forse anche di più. And the time it would take, so I've been told to equal, to save, how to put it, the energy from driving that car is longer than that car is going to last. E il tempo che è necessario per far sì che poi l'utilizzo di quella macchina, il risparmio per l'ambiente derivato dall'utilizzo della macchina, quindi il tempo che serve per bilanciare questo costo maggiore iniziale, è più lungo della vita media di una macchina di quel tipo. But it is an interesting question. Ma è una domanda interessante. Do you want to comment on this? Vuoi commentare su questa domanda? Questo servizio era affermato che proprio perché per produrre carne c'è un danno per l'ambiente, sai, 13 kg, 2500 litri d'acqua, questo sistema era fatto proprio quindi l'impatto ambientale sicuramente non è l'unica cosa. Yeah, so in this television program it was said that this way to produce meat, synthetic meat, is actually good because it is not taking so much energy like real meat. Just a point. Okay. I don't want to say that now this meat I can offer to Krishna. Right. Okay, I think we'll stop there. It's getting late. Forse ci Thank you fermiamo all qui. so much. Srila Prabhupada ki Jai. Grantaraj Srimad-Bhagavatam ki Jai. Gaur Premanande. Haribol. Sua Santità Krishna Kshetra Swami ki Jai.
Vivo!